il risultato di questa espressione qui è 0. Dobbiamo cercare di capire perché. Procediamo step by step. Allora, innanzitutto chiediamoci che cosa succede qua, cioè quando io ho il coseno di un angolo meno un altro angolo. Allora, per quanto detto prima, quando abbiamo parlato di formule di coseno e seno, per quanto riguarda la formula del coseno abbiamo un coseno e poi un seno. E per quanto riguarda il segno sappiamo che questo segno viene cambiato, che non rimane uguale. Infatti se prima avevo meno poi ho ottenuto più e viceversa. Quindi quando io vado ad applicare coseno di 120 meno alfa, in realtà quello che posso ottenere è questo, un coseno, poi di nuovo un coseno, poi un seno e poi di nuovo un altro seno. In mezzo dovrò mettere il più, perché abbiamo appena detto che il segno viene ribaltato. Poi gli angoli rimangono nell'ordine in cui sono stati dati, quindi avrò il coseno di 120 e qui avrò alfa. Poi ancora il seno di 120 e il seno di alfa. Ora la stessa identica cosa devo andare a ripeterla per quanto riguarda il seno di 30 meno alfa, però ovviamente qui le formule cambiano, non è più cos cos sen sen, adesso sarà invece sin cos cos sen. Per quanto riguarda il segno, nel caso del seno invece rimane uguale, cioè se qui ho un meno, allora qui rimane meno. Per quanto riguarda gli angoli, li riscrivo in ordine di come sono andato a trovarli. Quindi avrò 30 alfa, 30 alfa. Quindi adesso devo andare a lavorare su questo. Quindi adesso per quanto riguarda l'angolo di 30, dovrebbe essere un angolo noto a questo punto, sta negli angoli proprio elementari. Difatti, anche andando a fare di nuovo la circonferenza, quando siamo a 30 gradi ci troviamo circa qua. E allora ricordiamo che qui appunto il seno è alto un mezzo, la metà del raggio, mentre il coseno sarà lungo radical 3 mezzi. Quello che ancora non sappiamo però è il coseno di 120 quanto fa. 120 che vuol dire? Vuol dire praticamente che sto a 90 più 30 gradi, quindi starò circa qua. Supponiamo che adesso io non so o non riesco a vederlo quanto fa il seno o il coseno di 120. Posso sempre usare la stessa strategia, cioè se io ho il seno di 120, io lo posso rivedere come due angoli che conosco molto bene, ossia come il seno di 90 più 30. Quindi a questo punto applico la mia formula e scopro di avere seno di 90 coseno di 30. Nel caso del seno il segno rimane uguale, quindi più coseno di 90 seno di 30. A questo punto questi sono angoli elementari, quindi devo conoscerli per forza. Il seno a 90 gradi fa 1, infatti se io vado a disegnare la mia circonferenza è praticamente questa altezza qua, quindi fa 1, quindi questo si semplifica subito ad 1, mentre allo stesso tempo se io vado a vedere il coseno di 90, rappresenta la larghezza il coseno, quindi vedo immediatamente sulla circonferenza che è 0. Quindi siccome questo fa 0, allora posso togliere tutto questo. Mentre adesso devo ricordarmi quanto fa il coseno di 30, ma l'ho già fatto qui, è appunto radical 3 mezzi. Quindi che cosa è successo? Che appunto è uscito come risultato radical 3 mezzi. E quindi sono riuscito a ricavarmi il seno di 120 gradi non sapendo quasi nulla se non appunto le formule di addizione e sottrazione e i primi angoli noti, quelli diciamo elementari. Allora, supponiamo adesso che io voglio adottare lo stesso identico discorso, però per quanto riguarda il coseno. Quindi voglio calcolare il coseno di 120 gradi. Uso la stessa strategia
e rivedo il tutto come coseno di sempre di 90 più 30. A questo punto uso la formula del coseno, quella che appunto è data da cos sen sen. In questo caso di nuovo ricopio i miei vari angoli, ma devo ricordarmi che il segno questa volta cambia. Ora, questo discorso l'ho già fatto qua, questo sappiamo valere 0 e questo qui valere 1. Quindi appunto, essendo che il primo fa 0, non vado a scrivere il primo prodotto, ma vado a scrivermi solo il secondo, in cui ho il seno di 30 che vale un mezzo. Allora in totale qui mi viene meno un mezzo. Quindi questo qua è un modo alternativo nel caso io non mi ricordo come muovermi sulla circonferenza, ho questo modo di andare a trovarmi appunto gli angoli, sempre applicando le formule di addizione e sottrazione. Adesso che cosa faccio? Ricordiamoci che questo qui ci serviva per andare a risolvere un esercizio. Quale? Questo qui. Quindi adesso sappiamo quanto valgono il coseno di 120, il seno di 120 e poi vabbè, seno e coseno di 30 si sanno sempre a prescindere. Quindi dobbiamo semplicemente andare a sostituire. Quindi qua al coseno di 30 andiamo a sostituire radical 3 mezzi. Al seno di 30 vado a sostituire invece un mezzo. Ora dobbiamo andare a mettere anche gli altri numeri che abbiamo trovato, quindi il seno di 120 e radical 3 mezzi, quindi praticamente questa altezza qua, radical 3 mezzi, e quindi va sostituito qua. Poi abbiamo il coseno di 120 che è meno un mezzo. Difatti dal grafico fatto d'occhio e croce si poteva già capire, intuire questo, che era mezzo raggio, quindi meno un mezzo. Andiamo a vedere quindi che cosa ci è rimasto. Dalla prima ci è rimasto meno un mezzo coseno di alfa più radical 3 mezzi seno di alfa. Dalla seconda invece ci è rimasto più un mezzo coseno di alfa meno radical 3 mezzi seno di alfa. Che cosa sta succedendo quindi? Che questo qui si semplifica con questo qui con questo qui, ed ecco spiegato come mai il risultato era 0. L'abbiamo portato un po' alla lunga, ma nell'ottica che tanto diciamo dobbiamo esercitarci, quindi ogni passaggio che abbiamo fatto ci serviva per ripassare una certa cosa, però alla fine riguardandolo a posteriori non era così lungo l'esercizio, cioè riguardandolo diciamo dopo in 2 secondi appunto si tratta solo di prendere confidenza con questi strumenti, con quella che è la regola di addizione e sottrazione di seno e di coseno. Però l'esercizio tutto in un colpo è questo qua. Quindi per quanto riguarda questo secondo esercizio, noi come prima andiamo, per quanto riguarda il seno, la formula di addizione del seno, a riscriverci sen cos sen, e poi andiamo a copiare gli angoli così come stanno. Quindi nel primo caso appunto avevamo 60 e poi il secondo angolo è alfa, poi di nuovo 60 e alfa. Per quanto riguarda il coseno ci si comporta allo stesso modo, dopo aver scritto cos sen sen andiamo a ricopiare gli angoli così come stanno, quindi 30 alfa 30 alfa. Per quanto riguarda i segni ci dobbiamo ricordare che il seno conserva il suo segno mentre il coseno lo cambia, quindi se appunto qui avevamo meno, qui di norma ci deve essere più. Poi con il fatto che anteposto al coseno c'è un segno meno, beh, quello ha conseguenze su tutto l'esercizio. Quindi noi dobbiamo mettere meno qua e meno per più fa meno. Arrivati a questo punto ci dobbiamo ricordare che per quanto riguarda i 30 gradi siamo in questa situazione qua in cui il mio seno fa un mezzo e il mio coseno fa radice di 3 mezzi. Per quanto riguarda invece i 60 gradi abbiamo la situazione analoga e opposta.
il seno fa radice di 3 mezzi, mentre il coseno fa 1 mezzo. E quindi dobbiamo andare a sostituire adesso questi numeri qua. Quindi abbiamo appunto il seno di 60 che è radical 3 mezzi, poi lasciamo così come sta coseno di alfa. Per quanto riguarda il coseno di 60 abbiamo detto che questo fa 1 mezzo e poi lasciamo seno di alfa, mentre sotto abbiamo coseno di 30, ma coseno di 30 fa radical 3 mezzi, col segno meno davanti lasciamo il segno meno e quindi abbiamo appunto radical 3 mezzi coseno di alfa e qui discorso analogo e opposto abbiamo meno 1 mezzo seno di alfa. A questo punto notiamo che per come abbiamo sistemato le cose si cancellano direttamente e come mai quindi il nostro risultato è 0. Vogliamo risolvere quest'altro esercizio. Se noi andiamo a vedere quello che abbiamo fatto prima, quindi nel primo esercizio, effettivamente noi eravamo già andati a calcolare coseno di 120 meno alfa, questo qui. Quindi già che non vado a ripetere il discorso, ma vado semplicemente a copiarmi proprio quello che ho fatto prima, ossia il coseno di 120 meno alfa. Quindi mi faccio un bellissimo copia e incolla proprio così come sta di tutto quello che ho fatto già precedentemente. Quindi questo per quanto riguarda il discorso del coseno di 120 meno alfa. È già stato spiegato tutto, diciamo, quindi non mi ripeto su questo. Voglio andare adesso a fare anche l'altro però, il coseno di 120 più alfa. In quel caso è lo stesso identico discorso, dovrò semplicemente andare a cambiare il segno. Quindi devo fare sempre coseno di 120 coseno di alfa, però questa volta se io qui voglio mettere un più, qui al contrario avrò un meno, quindi metterò meno seno di 120 seno di alfa uguale. Qui avrò la stessa identica cosa, quindi in realtà questo lo sto facendo solo per chiarezza, potrei anche non metterlo perché mi basterebbe prendere semplicemente quello che avevo sopra e andare a ribaltarne il segno, quindi semplicemente avere sempre meno un mezzo coseno di alfa, però appunto c'era questo segnetto in mezzo che va ribaltato rispetto a prima, che quindi è meno radical 3 mezzi seno di alfa. Vediamo adesso che cosa succede. Purtroppo però non è che c'era proprio coseno di 120 più alfa e quant'altro. Questo che sto considerando adesso lo devo in realtà andare a considerare elevato al quadrato. Quindi devo prendere questo e devo elevarlo al quadrato perché appunto qui nella mia espressione c'è eleva al quadrato e quindi automaticamente io dovrei prendere questa roba qua ed elevarla al quadrato, anche questa qui. Una volta fatto questo diciamo che poi avrò finito. Quindi adesso la mia attenzione si sposta esattamente su quello che io ho qui. Allora, innanzitutto per non portarci molti conti avanti, notiamo che sia in un caso sia nell'altro c'è la presenza di questo diviso 2 e quindi noi possiamo andare a raccogliercelo fuori. Quando voglio raccogliere un diviso 2 e so che ne devo fare il quadrato, poi questo qui diventa un quarto quando lo vado a tirare fuori dalla parentesi. Faccio un esempio quindi per andare a chiarire. Quindi se ho a diviso 2 e ho una parentesi e poi faccio il quadrato, è la stessa cosa che portarmi quello che c'è sotto quella a fuori ma elevato al quadrato, quindi ho un mezzo al quadrato e poi a al quadrato. Ovviamente quell'un mezzo al quadrato mi diventa un quarto a al quadrato. Quindi faccio questo discorso qua adesso e lo vado ad applicare qui. Quindi appunto qui io avrò un quarto, lo metto fuori e anche qui un quarto lo metto fuori. Poi che cosa succede alla
seconda cosa? Beh, qui posso fare a meno di vedere il segno meno, perché difatti essendo che è tutto col segno meno, il quadrato che cosa fa? Trasforma il tutto in segno più, cioè per intenderci, siccome io qui ho, facciamo finta, meno a e meno b, e poi ho tutto elevato al quadrato, che cosa faccio? Un segno meno me lo raccolgo e quindi è come avere meno a più b e poi tutto elevato al quadrato. Scrivere meno vuol dire scrivere meno 1 in fin dei conti, quindi è come scrivere meno 1 che moltiplica a più b, il tutto elevato al quadrato, ma il quadrato poi si va a trasferire qui dentro, quindi sarebbe meno 1 al quadrato a più b al quadrato. Dire meno 1 al quadrato vuol dire 1, quindi questa cosa qui non la considero più. E poi già che vado a ripassarmi il quadrato di binomio che mi dice fai il primo al quadrato, metti in mezzo il loro doppio prodotto, mettimi poi il quadrato del secondo. Ed è esattamente il principio che adesso vado ad utilizzare qua se voglio risolvere queste cose qui. Infatti adesso che cosa esce dentro queste parentesi? Esce appunto il quadrato del primo. Siccome un mezzo l'ho raccolto, non lo sto pensando più e quindi avrò semplicemente coseno al quadrato di alfa. Poi devo fare il quadrato dell'altro. Beh, il quadrato dell'altro vuol dire fai il quadrato di radical 3, ripeto, diviso 2 non c'è più perché l'ho raccolto. Il quadrato di radical 3 è semplicemente 3, quindi io qui avrò 3 sen quadro di alfa. Non finisce qua perché ci devo mettere anche il loro doppio prodotto, quindi avrò meno, perché qui appunto c'è il meno, mentre qui erano entrambi col segno meno, quindi l'ho potuto raccogliere, qui non lo posso raccogliere, quindi un segno meno me lo devo pur sempre tenere. Allora qui avrò meno, questa volta radical 3 coseno di alfa seno di alfa, quindi coseno di alfa seno di alfa, e qui posso chiudere poi la mia parentesi. Quando vado a fare quest'altra cosa adesso, il tutto fondamentalmente è identico, però che cosa cambia? Cambia che qui adesso ho tutti i segni più, quindi qui vado letteralmente a ricopiare, quindi ho coseno quadro di alfa più 3 seno al quadrato di alfa e qui avrò più radical 3 coseno di alfa seno di alfa. A questo punto che cosa noto? Noto che il mio meno radice di 3 più radice di 3, questo qui andrà a semplificarsi con quello che c'è sotto, perché appunto le due cose vanno sommate. Noi vogliamo fare quello che c'è sopra più quello che c'è sotto. Siccome le devo andare a sommare, appunto, immediatamente so che questi si distruggono. Successivamente mi rimane da sommare quest'altri. Quindi che cosa avrò? Avrò uguale, quindi qui in mezzo ci sto considerando la somma, abbiamo detto, quindi avrò un quarto, ora ho 2 coseno quadro, 2 coseno quadro di alfa più 6 sen quadro di alfa, e quindi questo per quanto riguarda questo pezzo qua. Ora siamo arrivati a questo pezzo qui, quindi io comunque ho da fare questo diviso 4. Notiamo che dobbiamo ricordare adesso la relazione fondamentale della trigonometria, quella che mi dice che coseno al quadrato di una cosa più seno al quadrato di quella stessa cosa, se li sommo mi deve dare come risultato 1. Quindi io qui che cosa faccio? Beh, qui vado a separare adesso il 6, lo spezzo in 2 più 4, quindi ho un quarto, sempre, 2 coseno quadro di alfa più 2 sen quadro di alfa più 4 sen quadro di alfa. Adesso sposto la mia attenzione su questi qua. Beh, posso raccogliere sicuramente il 2 e poi mi rimane coseno quadro di alfa più sen quadro di alfa. Ma adesso questo fa 1 e quindi mi è rimasto semplicemente un quarto che moltiplica 2 più 4 sen quadro di alfa. Quindi adesso distribuisco questo un quarto, quindi avrò 2 quarti più 4
sen quadro di alfa fratto 4. Qui naturalmente 4 e 4 vanno via, mentre qui si semplifica ed esce sopra 1 e sotto 2. Quindi se adesso vado a mettere tutto insieme quello che ho trovato, dobbiamo ricordarci che all'inizio della mia espressione c'era questo coseno quadro che avevo lasciato in disparte, che non ho usato fino adesso. Adesso inizio ad usarlo, perché lo metto qui adesso e quindi che cosa ottengo? Ottengo un mezzo più questo sen quadro che è avanzato più il coseno quadro che avevo trascurato. Però di nuovo uso la regola che mi dice che questa roba qui fa 1 e quindi adesso è come avere un mezzo più 1, ma un mezzo più 1 fa 3 mezzi. E questo qui era proprio il risultato che stavamo cercando, quello che appunto ho detto all'inizio, 3 mezzi. C'era da fare molto lavoro, probabilmente esistono anche, diciamo, dei metodi più veloci, però non è quello l'obiettivo di questa lezione è appunto quello di dedicarci allo studio delle regole di addizione e di sottrazione di seno e di coseno. Quindi questo è tutto l'esercizio visto insieme.